Buongiorno a tutti. Cominciamo questa quarta giornata scientifica. Sono veramente orgoglioso di poterla ripetere in questa sala. Purtroppo l'anno scorso, per motivi che voi sapete, siamo stati costretti a farla in smart working, però da quest'anno per fortuna ricominciamo in presenza e quindi a poter discutere della collaborazione che Biobasic ha con l'università e con centri esterni in un luogo pubblico. Innanzitutto ringrazio la professoressa Paola Bernardi, che è la rettrice del collegio che ci ospita, e quindi un particolare ringraziamento alla dottoressa, come anche alla dottoressa Malacria, che rappresenta la parte amministrativa di questo complesso. Poi passerei direttamente la parola alla professoressa Pastoris, che conosce molto bene le nostre attività e soprattutto da molti anni abbiamo la collaborazione attraverso di lei all'interno dell'università stessa. Grazie, si sente? Sì. Allora anch'io vorrei dire due parole iniziali per quanto riguarda questo convegno, che è un convegno che ormai è alla quarta, edizione, che rappresenta anche un po' effettivamente il collegio, la collaborazione che c'è tra l'Università di Pavia e la Biobasic Europe, con la quale collaboriamo oramai da tantissimo tempo e stiamo portando avanti anche ricerche anche estremamente interessanti, di cui sentiremo anche oggi parlare di queste ricerche. Non rubo tempo ai relatori, ma prima ancora vorrei passare la parola al nostro prorettore alla ricerca, che è il professor Federico Forneris, che è alla mia destra, che tra l'altro è dello stesso dipartimento a cui appartengo io. Il professor Forneris si è laureato in chimica fisica a Torino, poi si è un po' spostato da quella che è la chimica, ha fatto un PhD in biologia molecolare e poi è stato anche a Utrecht, dove ha fatto un dottorato, vincitore non vi dico di quanti edizioni e anche di non dico premi, ma di call a cui ha partecipato, ha raccolto finanziamenti pari a circa 3 milioni di euro, quindi non stiamo parlando di noccioline, vero Federico? E è professore associato presso il nostro dipartimento e dal 2021 è anche prorettore alla ricerca. Quindi io lo ringrazio intanto di essere qua con noi e gli passo la parola per dire due parole per quanto riguarda l'inizio del convegno. Grazie Federico. Ringrazio Ornella, ringrazio il dottor Angelinetta per l'invito e per concedere l'occasione all'Ateneo di portare un saluto ufficiale a nome del rettore, professor Svelto, a questo bell'evento che vede di fronte a noi qui un sacco di persone che mostrano interesse e curiosità verso gli ultimi sviluppi. Da parte mia c'è un certo entusiasmo nel poter portare questo saluto istituzionale, nel poter aggiungere anche qualche commento a livello personale, perché credo che da ricercatore che si occupa sostanzialmente di ricerca di base sia importante, come non mai a seguito degli accadimenti degli ultimi 2 anni, tenere a mente quella che è l'importanza di tutto quello che è il contesto della ricerca applicata e delle sinergie che un ateneo come il nostro deve sempre tenere in considerazione con il mondo dell'impresa. Sinergie che vanno dalla formazione, e so che per esempio Biobasic è una realtà splendida da questo punto di vista, grazie anche al coinvolgimento nella LM Plus di biotecnologie del nostro dipartimento, che rappresenta un fiore all'occhiello proprio per quanto riguarda i percorsi di formazione avanzata che possono permettere poi ai laureati del nostro Ateneo di trovare opportunità anche immediatamente dopo il conseguimento del loro titolo di studio, e nel contempo ovviamente legato allo sviluppo di progetti di ricerca che a volte iniziano per commissione da parte dell'azienda e a volte iniziano anche attraverso stimoli che avvengono in una maniera congiunta da parte dei nostri docenti insieme all'azienda stessa, e credo che realtà di questo tipo rappresentino
un elemento di forza che sempre più al giorno d'oggi deve essere tenuto in considerazione. E non è una cosa banale da dire, perché oggettivamente il mondo dell'accademia è storicamente spinto agli ambiti di ricerca fondamentale, ma non si deve dimenticare che comunque la ricerca fondamentale deve avere un suo impatto. Qualsiasi progetto di ricerca al giorno d'oggi che ci ritroviamo a presentare per un finanziamento da parte di un qualsiasi finanziatore ha una componente che richiede una descrizione e una quantificazione chiara degli impatti, intesi anche come ricadute a livello di popolazione e a livello di territorio. Quindi in questo contesto ancora di più il poter dire che il nostro Ateneo ha delle forti collaborazioni che non sono soltanto con aziende che ci sono affini da un punto di vista disciplinare, e il caso di Biobasic secondo me è particolare perché quell'affinità è stata costruita nel tempo. Ho scoperto ieri che questa sinergia è in essere da quasi 10 anni e mi auguro che duri per almeno altri 10 se non di più, ecco. È bello vedere che questi sviluppi portano effettivamente a costruire anche una nuova creatività da parte dei nostri docenti, delle progettualità che magari non erano neanche state prese in considerazione prima e che grazie appunto a quello che è il percorso sinergistico che si viene a creare può portare effettivamente a nuovi posti di lavoro, nuove idee, nuovi prodotti anche a volte, e quindi mi auguro che queste attività possano andare avanti nel modo migliore possibile. Concludo augurando che questa quarta giornata scientifica sia la quarta di molte. Ho percepito, io non ho avuto modo di partecipare alle giornate precedenti, ma ho percepito un certo entusiasmo anche in relazione proprio alla possibilità che si potesse nuovamente avere un evento in presenza con tutti voi qui in questa bellissima aula, e per cui spero che ci saranno anche opportunità future di ascoltare gli sviluppi che creerete anche in relazione a quelle che saranno magari le discussioni che emergeranno dai momenti di scienza e di networking che avverranno durante la giornata di oggi. Per cui buon lavoro a tutti, buona giornata e buona quarta giornata scientifica dedicata alle scienze della vita, e grazie a Biobasic per questo. Grazie. Grazie Federico del tuo intervento. Vedo che ha sottolineato, e questo mi fa molto piacere, la collaborazione che oramai è decennale. Non avevo fatto ancora i conti, ma effettivamente devo dire che lo stalkerizzo molto, il dottor Angelinetta con continue telefonate. Più che altro stalkerizzo anche la dottoressa Bertazzo che è il tramite con il dottor Angelinetta. Comunque devo dire che questa è una collaborazione che oramai continua da tantissimo tempo, anche perché, e questo mi consente di introdurre il professor Matteo Della Casa, che è il presidente del consiglio di amministrazione del Parco Tecnico Scientifico, che è il professore che si trova alla mia sinistra. Il professor Della Casa è professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Pavia, ma soprattutto in questa veste per cui è presente, è il presidente del consiglio di amministrazione del Parco Tecnico Scientifico di Pavia. Il Parco Tecnico Scientifico di Pavia direi che è una realtà anche questa importante, e che è nata oramai, non ricordo più, ma da parecchi anni anche questa, penso che voi siete stati uno dei primi ad occupare, ed è una realtà che è stata fortemente voluta perché è una, chiamiamola, società controllata interamente dall'Università degli Studi di Pavia, che promuove appunto la collaborazione tra l'Ateneo ovviamente e le imprese Legacy Biobasic. Infatti Biobasic ha una sede di laboratori, più di uno, all'interno del Parco Tecnico Scientifico, dove svolge la sua attività di ricerca, anche perché accanto a quello che è l'attività, diciamo, che svolge nella sede principale a Milano, che riguarda le valutazioni in vivo, mentre qui a Pavia svolge una attività di ricerca di primo ordine, tra l'altro all'interno proprio del Parco Tecnico Scientifico. Il Parco Tecnico Scientifico racchiude diverse realtà, appunto, che sono aziende, sono start-up, sono spin-off, e che devo dire una possibilità che l'Università di Pavia ha dato a queste realtà per poter promuovere la loro attività di ricerca.
Io non direi più nulla per quanto riguarda il professor Della Casa, collabora anche col Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, se non vado errato, dove svolge anche un corso, ha un corso presso... e lei è Pavia. Bene, allora tende a sottolineare che è un paese autore di diverse pubblicazioni, quindi non mi dilungo oltre e darei invece la parola al professore per darci appunto il suo benvenuto. Grazie professore di essere qua. Grazie professoressa per la parola, grazie al dottor Angelinetta e a Biobasic per l'invito a contribuire ad introdurre i lavori della giornata di oggi. Come giustamente anticipava la professoressa, le ragioni di questo invito sono dovute al fatto che presiedo il Parco Tecnico Scientifico, che è una società controllata al 100% dall'Ateneo, cioè dall'Università di Pavia. Una società che fornisce servizi a imprese di delle dimensioni diverse. Tra queste imprese c'è Biobasic, che è appunto la società con cui abbiamo il rapporto di collaborazione più risalente nel tempo, più consolidato. Biobasic, non occorre che lo ricordi qui, svolge attività nel campo dei test clinici, test di laboratorio su prodotti dermocosmetologici e dispositivi medici. Svolge anche però, e questo è particolarmente interessante per me che sono un giurista, attività di consulenza in materia regolatoria, e parte della giornata di oggi sarà dedicata ad aspetti di tipo in senso lato regolamentare e in particolare attività che sono finalizzate a porre il cliente di Biobasic in grado di apporre sul prodotto in modo, consapevole, sorvegliato e attento e fondato soprattutto la cosiddetta marcatura UE, che è necessaria per la commercializzazione dei prodotti. Ecco, questo mi induce a una breve riflessione su il tema di oggi, quello delle regole che hanno a che fare con il corpo e con i prodotti che sono destinati ad integrarsi con il corpo. Ecco, sono regole molto diverse, regole che si collocano in una posizione, molto elevata nella, si dice, gerarchia delle fonti, cioè nell'ambito delle fonti che producono il diritto, in particolare l'articolo 32 della Costituzione, che prevede che appunto la Repubblica protegga la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Regole che però hanno anche bisogno di una dimensione molto dettagliata e molto analitica. Quindi questa indicazione di quell'articolo 32 della Costituzione sarebbe sterile se non venisse accompagnata da una normativa estremamente dettagliata, estremamente analitica, che garantisce la sicurezza di tutti i prodotti che in vario modo sono destinati ad integrarsi con il nostro corpo e a favorire il buon funzionamento del nostro corpo. E quindi abbiamo una grande massa di regole tecniche che richiedono una conoscenza estremamente dettagliata ed estremamente specialistica. Ecco, di queste regole i giuristi non si occupano più di tanto, e infatti è un sapere questo che è più, direi, dei tecnici specialisti, di coloro che appunto si occupano e sanno cosa vuol dire gestire un laboratorio, sanno cosa vuol dire in concreto effettuare questi test. E sono anche regole la cui applicazione è affidata in prima battuta non a soggetti pubblici. Il giurista è abituato a pensare che è il giudice che applica le regole, ma non è questo il caso. Queste regole molto dettagliate, molto analitiche, molto specifiche, in primo luogo sono applicate dagli stessi soggetti privati, perché è il produttore o l'importatore di un prodotto che appone la marcatura UE.
Quindi in primo luogo è lo stesso soggetto che produce che ha questa grande responsabilità di poter, diciamo, collocare in maniera corretta e fondata un marchio che garantisce la sicurezza, la salubrità di quel prodotto. Lo Stato semmai interviene in seconda battuta molto spesso per controllare chi controlla, no? Come mi spiegava la dottoressa Candido poco prima. Il ruolo dello Stato è un ruolo semmai di controllore rispetto ad un controllore privato, eventualmente anche pubblico, ma più spesso privato. Ecco, questo ci fa capire come sia molto importante in questo sistema il ruolo dei consulenti delle imprese che producono, come Biobasic, di coloro che supportano le imprese produttrici, come appunto Biobasic, e il ruolo anche dei servizi di ispezione, di verifica, di conformità e di certificazione. Ecco, per svolgere questi compiti di supporto rispetto al produttore, a mio avviso è necessaria, oltre un certo rigore, una notevole sensibilità per l'innovazione, perché il produttore, soprattutto in questo campo, sviluppa prodotti che hanno delle caratteristiche molto spesso nuove, che vanno quindi analizzate attentamente. Occorre sensibilità per l'innovazione, ma occorre anche che il partner del produttore abbia una certa stabilità e abbia delle dimensioni adeguate, perché occorrono delle strutture necessarie per supportare questa attività di, come dire, consulenza ed eventualmente anche di verifica. Ecco, come interlocutore di Biobasic, nella mia attività di presidente del Parco Tecnico Scientifico, io ho riscontrato nella mia esperienza queste due qualità importanti in Biobasic, cioè appunto una sensibilità per l'innovazione anche nel rapporto con altre imprese, con altre società di minori dimensioni che noi ospitiamo al Parco Tecnico Scientifico, e naturalmente l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata per supportare questi impegnativi compiti. Buon lavoro. Ne approfitto mentre... Ok, allora adesso ringrazio tantissimo delle parole dei miei predecessori, perché sono state parole che mi rendono estremamente felice per quanto riguarda la percezione che avete all'interno dell'Ateneo di Biobasic. Proprio per questo motivo l'inizio della giornata parte proprio con gli aspetti che diceva adesso il professor Matteo Della Casa, che sono legati a quella branchia che Biobasic svolge soprattutto nella sede di Milano, che è la parte invece regolatoria di definizione di tutti i protocolli al fine di poter mettere in commercio dei prodotti che siano sia dispositivi medici, ma in realtà noi trattiamo anche altre tipologie e merceologie di prodotti, che sono prodotti cosmetici, integratori alimentari e preparati pericolosi. Oggi invece ci focalizziamo proprio sugli aspetti normativi legati ai dispositivi medici, perché hanno avuto in questi ultimi anni una rivoluzione notevole, anzi è ancora in atto questa rivoluzione, dove è estremamente complesso sia per noi sia per le aziende, ma come vedremo anche, credo, poi da parte degli organismi notificati, che sono gli attori che in qualche modo devono certificare, comunque avvalorare il fatto che la documentazione sia corretta. Siamo in un momento di grande confusione, o perlomeno di poca chiarezza, perché non ci sono ancora delle regole ben precise, ben prestabilite, e sono legate a delle interpretazioni estremamente ampie. Proprio a questo proposito ringrazio tantissimo Sara Crocetti e Angela Candido, che hanno accettato questo invito, perché
possono magari in qualche modo chiarirci qualcosa legata ai due tipi di dispositivi, le due classi di dispositivi più importanti, che sono dispositivi in genere con sostanze, o come vedremo gli IVD, cioè i dispositivi, i famosi IVD. Ok. Biobasic Europe, expert in innovation.